Guido Brera Di Maio dice che col reddito di cittadinanza molti cittadini torneranno a spendere e a consumare e che questo naturalmente favorirà il rilancio e la crescita economica. È d'accordo? Ma parzialmente, a me per esempio fa orrore la dichiarazione del viceministro di oggi, della Castelli, che ha detto che questo reddito viene dato nel bancomat, quindi tu quando poi compri non hai dei soldi in tasca, ma devi consegnare il bancomat e quindi puoi comprare un frigorifero, ma magari non la televisione al plasma. Questo è un controllo pervasivo, quasi semi-autoritario addirittura sui gusti delle persone. Quindi non puoi spenderli giustamente per giocartele alle slot machine, ma chiediti perché la gente oggi va alle slot machine, perché è l'unico ascensore sociale ormai rimasto acceso nel sud, quello di sognare. Quindi io non credo, la verità non credo che per come è fatto il reddito di cittadinanza oggi possa funzionare. Pongo anche il problema che questo reddito di cittadinanza porterà il vero costo del reddito di cittadinanza, oltre a certificare che l'ascensore sociale è spento, sarà il taglio dei servizi. Noi abbiamo un welfare che grazie al cielo funziona, perché stiamo erodendo ogni giorno, ogni anno, abbiamo una spesa per l'istruzione che voglio dire, abbiamo tagliato 10 miliardi di euro negli ultimi anni, quindi andiamo a vedere il reale costo di tutto questo. E in più, 8 ore alla settimana a lavorare gratis per qualcuno. Hai 3 proposte di lavoro e poi sei costretto ad accettare una proposta di lavoro. Cioè io invito, questa non è una manovra per la gente, come dicono loro, è una manovra che porta ancora più manodopera a basso costo. Questo è il vero tema ad oggi di quello che sappiamo di questa manovra finanziaria. Sei d'accordo, Marco Travaglio? Perché sul reddito di cittadinanza, diciamo, ci sono tanti commenti diversi e molti pensano che sia in realtà una specie di sussidio per chi non ha voglia di lavorare, c'è chi dice che in Italia non ce la faremo mai a riformare i centri per l'impiego, a controllare quelli che prenderanno il reddito di cittadinanza ma poi lavorano in nero. Sei d'accordo con quello che ha detto Brera? Assolutamente no. Nessuno di noi conosce il reddito di cittadinanza perché nessuno di noi ha letto il DEF e la legge relativa al reddito di cittadinanza. Noi sappiamo che tutti i Paesi membri dell'Unione Europea hanno un reddito o di inclusione o di cittadinanza o di dignità o reddito minimo a seconda di come lo chiamano ed è impostato più o meno allo stesso modo di come lo vogliono impostare i giallo-verdi, e cioè tu ti iscrivi a un centro per l'impiego, fai dei corsi di formazione, ti rendi disponibile a fare dei lavori di pubblica utilità nel frattempo, se ti offrono un lavoro distante dalla tua formazione lo puoi rifiutare, se rifiuti il secondo perdi il reddito di cittadinanza. Funziona più o meno così in tutta Europa, l'ultima è la Grecia che lo ha iniziato a sperimentare. La mia domanda è: ma per quale motivo noi che abbiamo 5 milioni di poveri e 3 milioni e mezzo di contratti precari non dovremmo avere un reddito minimo per milioni di persone che non hanno in tasca un solo euro da spendere? Io mi domando per quale motivo bisogna dire che stanno sul divano. Se stanno sul divano non prendono il reddito di cittadinanza, perché per prendere il reddito di cittadinanza bisogna fare una serie di cose senza le quali non lo si prende. Dopodiché, dato che noi siamo pieni di evasori fiscali e di lavoratori al nero, qualunque cosa noi facciamo va a vantaggio dei più furbi. Ovviamente gli 80 euro li hanno presi anche persone che guadagnavano molto di più dei 1500 euro che erano fissati dalla legge. Allora perché ci sono dei furbacchioni o dei ladroni dobbiamo penalizzare anche quelli che non hanno veramente niente e che non hanno veramente un lavoro? Allora anche il sussidio di disoccupazione è ingiusto, perché ci sarà sempre qualcuno che fa il lavoro nero e prende il sussidio di disoccupazione. Vogliamo levare il sussidio di disoccupazione? Vogliamo levare la cassa integrazione perché c'è qualche cassa integrato che fa il lavoro nero? È semplicemente una follia, è una misura che dà dignità a persone che non hanno niente, che gli dà qualcosa per attivarsi e per ritrovare la voglia di cercare un lavoro, cosa che molto spesso oggi nemmeno più si fa, perché ci sono quelli che non risultano nemmeno dalle statistiche perché il lavoro hanno smesso di cercarlo perché
perché sono senza speranza, lo fanno in tutta Europa. Per quale motivo noi dovremmo essere i più fessi che continuano a tenersi 10 milioni di persone che se ne vanno in giro senza un euro da spendere? Una bomba sociale destinata a esplodere e a naturalmente fornire manodopera alla criminalità. Io quando sento questi discorsi mi domando: ma in quale paese viviamo? Ma se non capiamo per quale motivo il 4 marzo la gente ha votato così, continueranno le persone a votare così il doppio, il triplo la prossima volta. Queste polemiche non fanno altro che ignorare la realtà sociale che c'è in Italia e che tragicamente è stata costruita negli ultimi 7 anni da governi di centro-sinistra, che infatti in campagna elettorale hanno fatto il PD il reddito di dignità, che è la stessa identica cosa del reddito di cittadinanza, soltanto che si chiama in un altro modo, vale 2 miliardi e riguarda meno di 1 milione di persone. E Berlusconi ha promesso il reddito di, scusate, quello era il reddito di inclusione, quello del governo Gentiloni, e poi Berlusconi ha detto che lui era per il reddito di dignità, per dare 1.000 euro a ciascuno dei 6 milioni di poveri. Adesso improvvisamente sono diventati tutti contro semplicemente perché lo chiamano in un altro modo. Ma che il problema sia quello e sia una bomba destinata a esplodere lo sapevano tutti anche in campagna elettorale. In un paese serio sarebbero tutti d'accordo e si metterebbero lì a valutare le condizioni migliori per fare in modo che vada alle persone giuste, non a dire che premia chi sta sul divano, perché quello è un falso, non esiste, non è vero. Chi sta sul divano non prenderà nemmeno un euro. Io no, ovviamente no, io scavalco a sinistra Travaglio, nel senso, io sono d'accordissimo a dare un reddito di dignità, dico che questo non è un reddito di dignità, tanto non è dignità che è stato fatto da paesi come la Germania che hanno che sono sempre stati criticati dalla Lega, dal Movimento 5 Stelle, perché hanno compresso il costo del lavoro e dobbiamo inseguire loro nella competitività. Io sto proprio dall'altra parte completamente. Noi dobbiamo dare un reddito universale che dia dignità di lavoro a tutti. Voi avete fatto degli esempi tipici delle sinistre riformiste europee, come ci sono oggi, che poi portano i populisti al governo. Quindi noi stiamo andando a inseguire quei tedeschi, però poi a un certo punto i tedeschi non ci piacciono più. Questo è un reddito che non dà dignità, io lo chiamo, è un reddito in salsa neoliberal, è l'ultimo strascico del neoliberismo che ci portiamo dietro. Non è un reddito di dignità, non c'è nulla di dignitoso in questo reddito qui. Travaglio, vuoi replicare rapido? Non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. Che cosa vuoi che dica? Giudica una misura che non ha ancora letto. Sappiamo benissimo che dobbiamo rispondere allora non possiamo alle però dire esigenze niente, Marco, di scusami, milioni. allora non possiamo, non so, cancelliamo la trasmissione. Certo che possiamo dire che in tutti i paesi europei si pongono il problema di chi è in povertà e non trova lavoro e si sentono rispondere da Macron attraverso la strada che lo trovi. Così ritornano indietro dopo che non l'hanno trovato e gli fanno pure un mazzo così a Macron. E infatti è partito che sembrava il padrone della Francia e adesso ha già i 2/3 dei francesi che lo vorrebbero cacciare. Perché? Perché sta facendo le stesse politiche, quelle che definisce Brera neoliberiste, che sono le politiche di Maria Antonietta di Francia. Se non hanno pane mangino brioche. Il lavoro non si inventa, né la robotizzazione né la globalizzazione. L'idea di tornare alla piena occupazione così, dicendo che bisogna creare lavoro, non funziona. È quello che ci hanno raccontato in tutti questi anni e non hanno creato un nuovo posto di lavoro buono che fosse uno. Quello ti riferisce al reddito universale. Riempiendo di soldi gli imprenditori.